Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duoperi Fresenius Kabi Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 7 dicembre 2021. Cos'ha Duoperi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duoperi durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Duoperi? Duoperi ha un farmaco a base del principio attivo poliaminoacidi più glucosio monoidrato più elettroliti, appartenente alla categoria degli soluzioni nutrizionali parenterali e nello specifico soluzioni nutrizionali parenterali. È commercializzato in Italia dall'azienda Fresenius Kabi Italia SRL. Duoperi può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Duoperi soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml. Duoperi soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fresenius Kabi Italia SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo: poliaminoacidi più glucosio monoidrato più elettroliti. Gruppo terapeutico: soluzioni nutrizionali parenterali. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Duoperi è indicato nei pazienti adulti ogni volta che la nutrizione parenterale con aminoacidi assieme con elettroliti e glucosio sia necessaria, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Posologia. Popolazione adulta. La dose deve essere regolata in base al fabbisogno di aminoacidi, glucosio, elettroliti e liquidi e alle condizioni cliniche e nutrizionali del paziente. Si dovrebbero seguire i principi generali e le raccomandazioni per l'uso e il dosaggio degli aminoacidi, del glucosio e degli elettroliti nella nutrizione parenterale, così come le linee guida per la reintegrazione dei liquidi. Si raccomanda di soddisfare le richieste addizionali di energia con un'adeguata somministrazione di emulsioni lipidiche. Massima dose giornaliera: 40 ml di Duoperi /kg/die, equivalenti a 1,4 g di aminoacidi /kg/die e 2,5 g di glucosio /kg/die. Durata del trattamento. La durata della somministrazione endovenosa di Duoperi dipende dalle condizioni del paziente e dal fabbisogno nutrizionale. L'infusione endovenosa di lipidi, vitamine, elettroliti in aggiunta ed oligoelementi deve essere considerata in accordo alle condizioni cliniche del paziente. Popolazione pediatrica. A causa della sua composizione aminoacidica Duoperi non è adatto per l'utilizzo nei neonati o bambini al di sotto dei 2 anni. La sicurezza ed efficacia di Duoperi nei bambini ed adolescenti dai 2 ai 18 anni non sono state stabilite. Non sono disponibili dati di studio. Modo di somministrazione: per uso endovenoso per infusione via vena periferica o centrale. Massima velocità di infusione: 2,9 ml di Duoperi /kg/h, equivalenti a 0,10 g di aminoacidi /kg/h e 0,18 g di glucosio /kg/h. Il tempo massimo di infusione raccomandato per una sacca in uso è di 24 ore. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anomalie congenite del metabolismo degli aminoacidi. Altre controindicazioni alla terapia di infusione purché copyright non corrette: iperidratazione, insufficienza cardiaca, edema polmonare. Altre controindicazioni alla nutrizione parenterale purché copyright non corrette: shock circolatorio, EG, ipovolemico /emorragico, ostruttivo, cardiogenico, distributivo, carenza di ossigeno cellulare, ipossia, grave disfunzione organica, EG, insufficienza epatica grave, grave insufficienza renale senza terapia sostitutiva renale, metabolismo alterato, EG, acidosi metabolica, iperammoniemia, uremia, iperglicemia insulina resistente, stato iperosmolare iperglicemico, chetoacidosi diabetica e livelli sierici patologicamente elevati di uno qualsiasi degli elettroliti inclusi. Neonati o bambini di età inferiore ai 2 anni.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'adattamento individuale del dosaggio così come controlli regolari clinici e di laboratorio sono richiesti nei pazienti con insufficienza epatica, renale, cardiaca o polmonare e nei pazienti con alterato metabolismo degli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi di interazione. Ad oggi non sono note interazioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere duoperi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere duoperi durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non sono stati condotti studi di tossicità riproduttiva negli animali. Tuttavia, tutti i componenti di duoperi sono composti fisiologici naturali, non c'è rischio di somministrare ATA, glucosio o elettroliti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non applicabile. Effetti indesiderati. A. Riassunto del profilo di sicurezza. Gli effetti indesiderati noti per soluzioni di aminoacidi e glucosio simili si possono applicare anche a duoperi. Reazioni allergiche a uno qualsiasi dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosaggio e velocità di somministrazione non corretti possono portare a segni di iperaminoacidemia, iperglicemia, sovraccarico di liquidi, iperosmolarità e disordini nell'equilibrio acido-base ed elettrolitico. Vedere paragrafo 4 per la sindrome da rialimentazione, eccesso nella velocità di infusione di soluzioni di aminoacidi o eccesso della capacità di clearance del glucosio. Se si manifestano sintomi di sovradosaggio, l'infusione deve essere ridotta o interrotta. L'interruzione dell'infusione potrebbe essere ripresa ad una velocità di infusione ridotta in base alla situazione clinica. Le reazioni che si verificano durante il sovradosaggio sono generalmente reversibili quando la terapia viene interrotta. Non esiste uno specifico antidoto per il sovradosaggio. Le procedure di emergenza potrebbero essere misure generali di supporto, con particolare attenzione alla funzione respiratoria e cardiovascolare. Un attento monitoraggio biochimico sarebbe essenziale e le anomalie specifiche dovrebbero essere trattate in modo appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Soluzione per nutrizione parenterale, associazioni, codice ATC. B05-10. Aminoacidi. Gli aminoacidi sono utilizzati per la sintesi del tessuto proteico e per alimentare una serie di vie metaboliche. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità di duoperi infuso per via endovenosa del 100%. Distribuzione e biotrasformazione. Aminoacidi. Gli aminoacidi infusi entrano nel pool plasmatico degli aminoacidi. Vengono distribuiti nello spazio. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi preclinici di sicurezza con duoperi. Tuttavia, i dati preclinici per le soluzioni di aminoacidi e glucosio di varie concentrazioni e glicerofosfato di sodio non rivelano elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Acido acetico glaciale per regolare il pH. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.